Benvenuti a Italy Leads the Change, i nostri episodi con i protagonisti del territorio italiano e nonché anche i nostri collaboratori. Oggi abbiamo con noi Matteo Pappalardo e Guglielmo Fiorista di Etna Unlimited, che è un bellissimo progetto che fa conoscere il vulcano Etna, uno dei vulcani più attivi in Europa, che domina la Sicilia in maniera sostenibile. Ma lascio a loro la parola per aprirvi il loro mondo, ancora sconosciuto a parecchie persone. Ciao Matteo, ciao Guglielmo. Io sono Guglielmo e lui è Matteo. Io sono Matteo. E nel 2011 abbiamo iniziato a fare questo lavoro. Solo che lavoravamo per operatori che in maniera molto diversa da noi sfruttavano al peggio possibile la nostra Etna con un turismo molto di massa, con tanti autobus, con tanti numeri e poche persone. E allora nel 2014 abbiamo deciso di fondare questo piccolo tour operator. E piccolo vuole rimanere soprattutto. Abbiamo delle guide che lavorano con noi, ma non ci interessa diventare grandi. E ciò in cui noi ci differenziamo è proprio il cercare di conoscere l'ospite che viene a scoprire l'Etna, scoprire anche prima che arrivi cosa gli chiede, quali sono le sue passioni, perché sta venendo su Etna. E non ha scelto di andare a Disneyland, quindi probabilmente c'è un motivo. Noi vogliamo conoscere esattamente quello e mostrargli la nostra Etna, che è la parte più nascosta dell'Etna, la parte ovviamente non turistica, la parte che in qualche modo è un pochino più difficile da approcciare perché bisogna volerlo, e possibilmente a piedi senza utilizzare troppo gasolio o mezzi a motore, dove possibile, ovviamente le parti stradali esistono, e quindi dal 2014 mostriamo l'Etna per come la viviamo noi. Questi siamo noi. In tutto questo aggiungo che mentre Guglielmo è brevissimo dei sentieri che ci permettono, l'Etna la vedo finestra del mio ufficio, perché di fatto mentre lui fa la guida io mi occupo di tutta quella parte di cui parlava prima, della cura del cliente, dell'accoccolo del cliente, capire qual è la situazione, l'escursione, il percorso migliore per i nostri clienti. E in questo modo riusciamo a dare il massimo per i nostri ospiti, in maniera da proporre il meglio di quello che abbiamo sul territorio ai nostri clienti. Ovviamente il meglio secondo noi, secondo la nostra visione. Certo, ottimo. Diciamo che Italian Special Location si appoggia a Etna Unlimited per incentivi, ma il massimo numero di persone che si riesce ad organizzare proprio per poter vivere al meglio e scoprire l'Etna rispettandola ovviamente, qual è il numero minimo e massimo per un'esperienza del genere? Numero minimo normalmente è la famiglia che in realtà può essere composta da 2 persone o più. Il numero massimo noi tentiamo di non andare oltre le 30 persone, perché comunque sono 30 persone che invadono un momento, un sentiero, un posto, un luogo, una quota, un punto qualsiasi dell'Etna. Quindi, siccome comunque, anche se poca, ma c'è una buona presenza di fauna, per esempio, non è il massimo, insomma, quei mega gruppi. Per fortuna sull'Etna si è concentrato su un unico versante tutta la possibilità di fare turismo di massa, quindi i grandi bus si stazionano soltanto in un punto ben preciso, e fondamentalmente lì è pieno di negozi di souvenir, di shops, di bar, ristoranti, quel che sia,
e il resto dell'Etna è un posto bello da vedere. No. E speriamo che comunque con questo Covid riescano a salvare la parte, diciamo, un po' massacrata, no? dell'Etna. Sono tutti lì a spingere perché ricominci quel tipo di carosello, perché ovviamente gli interessi economici sono importanti. Quindi, Vediamo, speriamo. sì. E che cosa rende autentica la vostra esperienza? Quali sono le varie esperienze che potete offrire? Allora, la rende autentica il fatto che io come guida e le altre nostre guide abbiamo iniziato a fare questo lavoro semplicemente perché il sabato e la domenica, lì a altri lavori, ce ne andavamo sull'Etna a scoprirla, a passeggiare, a capire sotto cosa viviamo. Quindi in realtà i sentieri, per esempio, che io propongo, che non sono per forza quelli standard del parco dell'Etna, sono quelli in cui io mi sono divertito a camminare in prima persona e io stesso ho scoperto un'Etna che non conoscevo. Da bravo catanese, ignorante perché abito qui, quindi do per scontata l'Etna, ero convinto che l'Etna fosse il rifugio Sapienza, il rifugio, un altro rifugio qualsiasi, e fosse un bel posto dove andare a mangiare la domenica a pranzo. Nella realtà poi scopri che è uno stratovulcano complesso e che ha così tanto da raccontare che io che faccio questo mestiere da 9 anni, oggi credo di conoscerne il 10%, forse. Quindi devo dire, riuscire a raccontare questo 10% che io conosco di tutta l'Etna secondo me, è la cosa più bella possibile. Chiunque lavori con noi, noi siamo in totale 7 guide. Le altre guide sono tutte persone dalle quali io per primo ho imparato, perché chi è appassionato di hiking boschivo, chi va a funghi, uno di noi è un ornitologo, quindi fa bird watching. Abbiamo le skills completamente differenti, ma un unico modo di condurre le escursioni, che è quello di, come dicevi tu, rispettare il territorio e soprattutto conoscerlo. Conoscerlo nel modo migliore possibile, che non è, ripeto, seguendo solo dei sentieri fatti da chi magari l'Etna non la conosce. Molto spesso c'è questo problema, dei sentieri abbastanza bruttini, quando poi a 100 metri invece c'è la possibilità per esempio di vedere la Valle del Bove, che è una grande depressione nel fianco vulcanico, che è una caldera di 36 km quadrati meravigliosa. E come tipologia di tour noi diamo quello adatto alla famiglia, quindi dagli 0 ai 99 anni, facile, non bisogna farsi del male, si cammina sì e no un paio d'ore nella mezza giornata o 3 ore circa nella giornata intera, così come invece possiamo far vedere l'Etna a chi ha voglia di camminare e farsi 1000 metri di dislivello e camminare per 5 ore senza sosta. Quindi riusciamo ad adattare molto quello che serve. Ovviamente anche con la componente, per esempio, del pranzo, perché andare a mangiare dove io realmente vado a mangiare, quindi probabilmente c'è la signora in cucina che cucina, ma come cucina a casa, credo che non sia male, perché in fondo se vieni a scoprire questa terra, scopri anche quello. Dovresti scoprire anche quello, i nostri sapori, la nostra cultura. Anche se la Sicilia è un posto difficile da conoscere perché è molto frazionata. Noi abbiamo tanti dialetti all'interno del nostro dialetto, abbiamo tante culture e abbiamo tante cucine differenti. Vero. È vero, siamo stati invasi da almeno 13 civilizzazioni diverse, quindi ormai... Esatto. E per questo c'è anche una varietà di persone, no? Scuri, alti, biondi, mori, è incredibile la varietà che c'è in Sicilia. Già tra noi, quando facciamo i Ming, c'è un'enorme differenza di colori. Quindi... io sono mio padre era siciliano, quindi eppure... Eppure, ecco, e mia sorella invece è come te, tutta scura scura, quindi insomma...
Sì. E Matteo pure, voglio dire. Era oscuro. È Ora scuro, però sì. chiaro. Però il mangiare siciliano è buono ovunque, in ogni Sì, caso, eh. sì, sì, sì. Pesce, melenzane fatti in tutte le salse, buonissimo. E come allora, appunto, come si rispetta un vulcano, il suo territorio e soprattutto come e cosa il turista deve tener conto quando sceglie di visitare, cioè di andare su un vulcano? Che cosa sono le cose importanti da sapere? Come si, ovviamente, in più a saper, insomma, rispettarlo. La cosa più importante da ricordarsi è che è un vulcano, ovvero che comanda lui su qualunque attività. Nella realtà noi decliniamo l'Etna al femminile, per noi è una vulcanessa. È un retaggio storico molto antico, si crede che provenga dalla Grecia, perché una volta in Grecia la tenutaria del focolare domestico, quindi chi preservava il regalo degli dei, che era il fuoco, era la donna, perché l'uomo stava in piazza per discutere di politica, di sport, di quel che fosse. Persona più importante che appunto aveva cura del regalo degli dei era la donna. A tutt'oggi la nostra è una società di tipo matriarcale, in realtà comandano le donne, per quanto l'immaginario collettivo siciliano sia della coppola, la lupara e l'uomo cattivo. Assolutamente vero fuori. In casa comanda la donna, qui in Sicilia comanda una donna, cioè l'Etna. È una bellissima donna, tra l'altro, irascibile. Spesso e volentieri ci regala dei panorami mozzafiato, dei colori incredibili e in realtà per noi è una grandissima mamma, perché noi dobbiamo all'Etna qualunque cosa esista in questa zona. Le dobbiamo l'acqua, le dobbiamo le colture, le dobbiamo oggi il turismo, perché no? Tutto quello che... per esempio, le nostre case erano costruite in pietra lavica, è il migliore materiale da costruzione esistente perché non ha una trasmittanza termica. Il basalto per sua formazione non scambia in alcun modo né il caldo né il freddo. E anticamente ci dava il commercio della neve, per esempio, la più grande neviera siciliana, che stando così vicino all'equatore, la neve e il ghiaccio non sono la cosa più scontata del mondo, anzi, noi riuscivamo a conservare i cibi grazie alla neve che rimaneva sull'Etna anche durante il periodo estivo, perché tantissime grotte di scorrimento lavico venivano utilizzate proprio per stoccare la neve in inverno e poi veniva presa questa neve e portata al mercato del pesce piuttosto che altrove, proprio per conservare i cibi. Noi oggi diamo per scontato il frigorifero, ma è arrivato, non dico negli anni 50, ma quasi, quindi qui grazie al cielo avevamo lei. Tra l'altro l'Etna è un grande deserto lavico, non c'è nulla sull'Etna oltre una certa quota, oltre i 2000 metri, scompare la vegetazione, scompaiono gli alberi, scompare qualunque forma di vita, animale o vegetale che sia, però l'acqua drena dalla superficie perché la prima parte è composta da rocce e da sabbia, quindi drena, arriva nelle parti più basse e noi grazie ai pozzi artesiani riusciamo ad estrarla. Catania, per esempio, è una delle poche province, credo l'unica in realtà in Sicilia, che anche d'estate ha le fontanelle aperte perché noi abbiamo una riserva idrica che è infinita. E quindi grande deserto lavico è uno dei grandi contrasti dell'Etna. È un deserto ma ci dà l'acqua. È un vulcano, quindi distrugge ma ci dà vita, ci dà le culture, ci dà tutto quello che noi abbiamo. E è una grande donna, è un contrasto, è un grande contrasto, ovviamente del quale tutti noi siamo innamorati. È vero. Ovviamente. E quello può succedere. Sì, decisamente è bella e domina la Sicilia veramente. Allora, si può, ecco, parliamo di stagionalità. Adesso con il Covid ormai tutti
stanno parlando quest'estate. Sono d'accordo, è un periodo abbastanza difficile, non si sa ancora quando si potrà riniziare secondo le misure ministeriali che ci daranno, però secondo me la stagionalità deve essere vista in una maniera un po' diversa. Noi come DMC abbiamo sempre pensato che tutte le regioni hanno le loro stagioni per essere visitate e anche delle attività che si possono fare in diverse stagioni, non sempre le stesse. Quindi forse la massa che si riunisce sempre l'estate potrebbe anche essere spalmata durante l'inverno. Quindi, secondo te, sei d'accordo con me che la stagionalità, soprattutto poi in un'isola come la Sicilia e territorio come l'Etna, può essere visitata solamente d'estate, oppure che cosa abbiamo durante le altre stagioni? Quali sono le stagioni migliori per visitare l'Etna? Ci sono 4 stagioni che sono per visitare l'Etna. E si passa da un caldo torrido, che però è ovviamente molto bello da vivere, estivo, sulla sabbia, sulla pietra lavica, ha dei colori iridescenti in autunno, perché diventa una montagna viola. È stata scritta anche una canzone che è Violet Hill, perché i rami, soprattutto delle betulle che noi qui abbiamo, che sono una varietà endemica etnea, sono un relitto preistorico in realtà. L'ultima glaciazione sono riuscite ad adattarsi e a crescere in un ambiente per loro ostico, perché noi siamo sempre vicini all'equatore, quindi fa veramente caldo. I rami delle betulle diventano totalmente viola, quindi il fianco della nostra montagna diventa viola, insieme a tutti i normali colori dell'autunno che tutti gli alberi hanno. In inverno lei si veste di bianco, diventa una bellissima donna vestita di bianco, tra l'altro anche spesso e volentieri affiora le rocce nere, qui viene chiamata stracciatella. Qui ci sono delle zone assolutamente di stracciatella che da lontano viene quasi voglia di mangiare, in realtà non è possibile, e contestualmente si aprono gli impianti sciistici, quindi voglio dire, sciare su uno stratovulcano attivo guardando il mare vicini all'equatore, secondo me potrebbe essere una bella attrattiva. Unica. Cosa che devo fare. E ovviamente poi tutte le attività invernali, quali l'utilizzo delle ciaspole, piuttosto che la tipologia di escursione invernale è fattibile. Ma volendo anche con lo slittino ci si diverte, cioè non per forza bisogna essere dei grandi camminatori. La primavera è incredibile perché sbocciano le nostre ginestre, quindi l'Etna, al contrario dell'autunno, diventa gialla. Un'esplosione di giallo incredibile, e ovviamente il profumo della ginestra si spande, e anche lì conosci un'Etna che è totalmente diversa. Io in media faccio circa 200 escursioni all'anno, quindi sono 200 giorni che sto su. Io non ho mai visto una giornata uguale all'altra, nonostante ovviamente i posti siano spesso molto simili, però cambia talmente tanto che insomma, io ne conosco forse il 10%, quindi figuriamoci su 4 stagioni. È un parco giochi estivo così come un parco giochi invernale. Non ha grossi limiti, anche perché ha una quota molto importante che è di 3.300 metri. Quindi praticamente l'Etna si può visitare in tutte e 4 le stagioni, con tutti i suoi colori diversi che può offrire. Si deve visitare in tutte e 4 le stagioni perché offre esperienze diverse, offre colori diversi, cibo diverso, persone diverse. Il siciliano non va troppo d'accordo con l'inverno, quindi è una bella esperienza anche sociologicamente. Quindi sì, qualunque stagione è quella giusta e ci si può divertire in maniera diversa in ogni stagione. Ottimo. E senti una cosa, ultimamente dicono che
sento dire spesso questa frase che il turismo e gli eventi in generale ripartiranno, ma sarà tutto diverso. Se ci dovessero essere dei cambiamenti, quali potrebbero essere le opportunità da cogliere e cosa vorresti che cambiasse? La domanda è per tutti e due, Matteo e Guglielmo. Le opportunità da cogliere sono più che altro per l'Etna stessa, cioè in realtà potrebbe essere una opportunità per l'Etna, ovvero se si riuscisse a focalizzarci sulla sostenibilità del turismo, sul rispetto del fatto che è un ecosistema. Per quanto è un ecosistema in cambiamento rapidissimo, ogni decina d'anni c'è un'eruzione importante, quindi cambia tutto, cambia l'assetto dell'Etna, però comunque è un ecosistema che ha un suo equilibrio e una sua stabilità. Se si riuscisse a sfruttare il fatto che forse un minimo di consapevolezza viene fuori da questa pandemia che c'è stata, da questa esperienza che c'è stata, e magari iniziare ad approcciare in realtà tutto il mondo naturale o naturalistico. Ora parliamo di Etna, ma vale per qualsiasi zona al mondo che andrebbe tutelata. E se si riuscisse a sfruttare questo sarebbe un'opportunità. E una volta tanto un'opportunità per l'Etna e non per l'operatore o per la guida o per chiunque abbia a che fare con l'Etna. Sfruttare l'Etna o comunque le nostre riserve in maniera da non deturparla, da non depauperarla, è comunque sempre molto difficile. Ma perché è impossibile nell'arco di un'escursione educare chi non conosce o non ha una buona sensibilità nei confronti della natura, fargli capire che determinati gesti si dovrebbero evitare. Io non voglio dire, ma può essere anche il mozzicone di sigaretta in terra, però non è così improbabile che avvenga, anzi, devo dire che succede. E se potesse cambiare una cosa sola è dare un limite soprattutto al numero di persone che tutte insieme approcciano un sentiero o qualsiasi altra cosa. Quello non sarebbe male. Per noi non cambierebbe molto, perché comunque tendiamo a limitare molto, quindi a noi non sposta. Capisco che ci sono operatori che ne hanno un target diverso, però non sarebbe male. Sì? Dicevo che l'altra opportunità per l'Etna è quella di diminuire il numero di mezzi a motore che camminano sul vulcano, perché oggi è facile andare sull'Etna utilizzando la rete stradale, ovviamente non vedi quello che c'è realmente da visitare, ma si può fare. Però questo è un impatto ambientale importante in termini di inquinamento ambientale, in termini di danni sul territorio. L'ipotesi, la speranza è che questa nuova visione del turismo sia una visione del turismo più sostenibile, più vicina al turismo veramente a piedi, veramente dell'escursione. Noi da ormai diversi anni siamo già impegnati in questo senso, perché è vero che purtroppo dobbiamo andare su con i fuoristrada. I nostri fuoristrada sono dei Land Rover che sono notoriamente delle macchine molto inquinanti, però ci siamo impegnati a convertire la CO2 che produciamo con i nostri mezzi in alberi, quindi facciamo un calcolo di quanta CO2 produciamo ogni anno e piantiamo degli alberi per compensare la CO2 che stiamo immettendo in atmosfera. Quindi noi già siamo attivi in questo senso, però noi siamo piccoli e siamo tra i pochi. Quindi la speranza è che questo momento di stop aiuti tutti gli operatori sul posto impegnati nel turismo ad andare in questa direzione, che sarebbe veramente una cosa importante. Bel messaggio questo. Bravi, bravi. E loro sono in campagna e anzi sono proprio sull'Etna, no, non sull'Etna no, ma sono alle pendenze, no, dell'Etna e non so se si riesce a vedere la vigna, però ecco sono vicino ad una bellissima vigna, non si possono vedere e quindi abbiamo anche il piacere di sentire, ecco vedete un po' là, ecco guardate in che posto meraviglioso l'Etna è un po' coperta, ma sarebbe lì.
L'Etna non si vede oggi, è No, un po' oggi no. timida, oggi è timida, quindi lasciamola stare. E dovete, ecco, non gli piace il virtuale, No, dovete venire a vederla esatto. personalmente. Quindi è un Bisogna scoprirla messaggio dal per vivo. il nostro pubblico, con rispetto. E senti, ultimamente noi abbiamo perso un grandissimo musicista, direttore musicale che è Ezio Boss, e a noi ci ha particolarmente colpito una frase che lui ha detto durante una delle sue interviste e che secondo me possiamo anche applicare al momento in cui noi stiamo vivendo. E parlo di tutti perché siamo tutti quanti, abbiamo vissuto tutti quanti, tutto il mondo, questo lockdown che secondo me ci ha fatto riflettere, e spero in maniera insomma positiva, perché ok, siamo adesso tutti in lockdown, ma io sono sicura che quando ripartiremo con una nota migliore, non una nota diciamo peggiore. E lui ha detto, un grande musicista non è chi suona più forte, ma chi sa ascoltare l'altro, e i problemi diventano opportunità. Una riflessione su questa frase, un messaggio positivo ed un'opportunità per l'Italia. La parte vostra, di tutti e due. Tu ci senti? Sì, Perdonami perché io, benissimo, io non ti vedo benissimo. più. Io vi sento benissimo. No. Vai. Allora, quello che possiamo dire è che comunque bisogna essere tenaci, resistenti e ricominciare, ripartire collaborando, non guardando più le differenze che ci sono tra di noi, collaborando e cooperando tutti quanti assieme nella stessa direzione. La direzione che è quella di valorizzare il nostro territorio, di portare quella che è l'Etna, ma la Sicilia più in generale, verso il turista, verso chi è curioso di vedere questa terra multietnica così variegata, così diversa a brevissima distanza. Cooperazione e collaborazione su tutti i fronti possibili. Bene. Io invece ho da ridire su una cosa. L'ascolto potrebbe anche essere riferito, per esempio, al fatto che noi ascoltiamo l'Etna, cioè a secondo del tipo di suono che emette, in realtà sono dei boati, non è proprio un suono, ti dà delle indicazioni molto esatte su quello che sta per avvenire. L'esperienza, chiamiamola così, il dramma Covid, ci ha insegnato una cosa, che noi abbiamo un sistema che è molto molto fragile. In 90 giorni molto scarsi di lockdown è andato al tracollo tutto quello che conoscevamo, tranne la natura, in tutto il mondo. Quindi non Etna, in generale. Qualunque cosa, il ronzio dell'ape, ce l'ho qua dietro, quindi piuttosto che tutto ciò che è natura non ha subito un effetto devastante. Soltanto noi. Quindi in realtà perché non ascoltare la natura, visto che abbiamo scoperto che il sistema nostro industrializzato e il nostro sistema economico ha una fragilità che non regge, non può reggere. Sarebbe bello tornare un attimo indietro. È improbabile fermare il progresso, però 10 minuti per ognuno, tornare un attimo indietro ed ascoltare la natura diventerebbe una soluzione e non più un problema. È anche un'opportunità per ricominciare in Anche, maniera giusta. assolutamente sì. Bene ragazzi, grazie. È stata veramente molto emozionante, perché comunque l'Etna, ecco, io essendo siciliana ancora non sono riuscita a scendere giù appunto da marzo, quindi sto fremendo per ritornare in Sicilia e quindi spero che questa, diciamo, condivisione di conoscenza possa raggiungere anche il vostro messaggio possa raggiungere, diciamo, tutto il mondo,
e che riescono veramente a ricominciare a venire in Sicilia e visitare l'Etna con voi e nella giusta maniera. Vi ringrazio e ci vediamo presto. E ringrazio voi per averci ascoltato. A presto. Grazie a te. Grazie.